Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere le disequazioni esponenziali con il metodo di sostituzione. Innanzitutto, come le riconosco? Ho una disequazione, quindi ho un primo membro e un secondo membro e l'incognita sta all'esponente. Il mio obiettivo è fare in modo di trovare un'incognita e sostituirla, in modo da ottenere una disequazione più semplice da risolvere. Innanzitutto, quello che devo andare a fare come prima cosa è andare a spezzettare la mia potenza applicando la proprietà delle potenze. Per cui questo lo ricopio, 2 lo ricopio e 3 elevato a questo esponente lo posso riscrivere così, perché se avete visto il video sulle proprietà delle potenze sapete bene che quando ho la stessa base e ho un per devo sommare gli esponenti, per cui questa scrittura è identica a questa scrittura. Minore di 7 lo ricopio. Andiamo a fare i conti. 3 alla x lo ricopio e qui ho 3 alla seconda che fa 9, 9 per 2 18. 3 alla meno x per la proprietà delle potenze lo posso scrivere come 3 alla x portandolo sotto. Vi ricordo infatti che per la proprietà delle potenze quando ho una base qualsiasi la posso ribaltare purché cambia segno all'esponente. Quindi qua avevo 3, è diventato un terzo, cioè l'ho portato sotto, e il meno x è diventato x. Proprio applicando questa regola. Minore di 7 lo ricopio. A questo punto è evidente che la cosa più intelligente da fare è sostituire 3 alla x con t. Così facendo viene una disequazione più semplice. Questo diventa t, qui diventa 18 fratto t minore di 7. Ora andiamo a moltiplicare tutta la disequazione per t. Così facendo qua viene t alla seconda. Qua viene 18 perché moltiplicando per t e se ne va. Qui viene 7t. Lo porto già al primo membro, quindi devo cambiare segno, per cui scrivo meno 7t, minore di 0 perché al secondo membro non c'è più nulla. Ora vado a riscriverla in maniera ordinata, ottengo così una disequazione di secondo grado. Per risolverla dobbiamo prima andare a trovare le due soluzioni usando la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. Quindi vado proprio a risolvere l'equazione, per cui le soluzioni sono meno b, quindi meno 7 diventa più 7, più o meno la radice di 7 alla seconda, 7 per 7 è 49, meno 4ac, 4 per 1 per 18 fa 72, meno per meno più 72. Tutto fratto 2a, a vale 1, quindi 2. Quindi 49 più 72 fa 121 e se fate la radice di 121 con la calcolatrice viene 11, tutto fratto 2. Come sempre nelle equazioni di secondo grado vi ricordo che abbiamo due soluzioni, una si ottiene con il più, una si ottiene col meno. 7 più 11 18, 18 fratto 2 9, 7 meno 11 meno 4 fratto 2 meno 2. Le soluzioni di questa equazione di secondo grado sono 9 meno 2, ma avevamo una disequazione. Se vi ricordate bene, le disequazioni di secondo grado si risolvono con il metodo DICE, che è un acronimo che mi sono inventato, che dice, il dice, scusate il gioco di parole, discordi devo prendere i valori interni, concordi devo prendere i valori esterni. Nel nostro caso la disequazione ha il coefficiente di t alla seconda che è sottinteso 1 che è positivo e il verso minore che è negativo, quindi più e meno sono discordi e la regola mi dice che devo prendere i valori interni. Interni vuol dire devo prendere l'intervallo interno. Se fosse stato concorde allora i valori esterni voleva dire che devo prendere questo intervallo qui e questo intervallo qua. Ora abbiamo ottenuto la soluzione nell'incognita t, ma io volevo risolverla nell'incognita x, quindi rivado a sostituire e quindi questa disuguaglianza diventa questa. La andiamo a scrivere sotto forma di sistema. Questa prima disuguaglianza si legge 3 alla x maggiore di meno 2 ed è questa. La seconda disuguaglianza è 3 alla x minore di 9. Ora, la prima ha come soluzione per ogni x appartenente a R, perché per le proprietà delle potenze sappiamo che un numero elevato a qualcosa è sempre maggiore di 0. Quindi a maggior ragione sarà sempre maggiore di un numero negativo. Questa seconda disequazione la devo scrivere in modo tale da avere la stessa base a destra e a sinistra.
3 alla x lo ricopio. 9 è dato da 3 alla seconda, perché 3 per 3 fa 9. Ora che ho la stessa base a destra e a sinistra, devo andare a considerare solo gli esponenti. Se avete visto il video precedente sulle disequazioni esponenziali elementari, sapete che dobbiamo andare a ricopiare il verso, perché se la base è maggiore di 1, il verso lo ricopio. Se la base è un numero compreso tra 0 e 1, devo cambiare verso, quindi nel nostro caso ricopiamo. Pertanto la soluzione di questa disequazione iniziale è x minore di 2. Come sempre andiamo a fare un altro esercizio. Questa volta ve ne propongo uno con la base compresa tra 0 e 1, mentre prima era 3, che era una base maggiore di 1. Anche qui il nostro obiettivo è andare a trovare una stessa incognita in modo tale da applicare la sostituzione. Noto subito che qui ho 2 terzi alla x, mentre qua ho 3 mezzi alla x. Quindi vado a ribaltare questa base. Ricopio tutto. Al posto di 3 mezzi scriverò 2 terzi e per la regola che abbiamo visto prima l'esponente cambierà segno, meno x. Ora ricopio di nuovo tutto quanto. Questa la posso scrivere come 2 terzi alla x, cioè la porto sotto al denominatore, minore o uguale di 0. Ora scritto così capisco subito che la cosa più intelligente è andare a chiamare con t 2 terzi alla x. In questo modo ottengo una disequazione più semplice, quindi qua diventa 9t, più 2 lo ricopio, più 4 fratto t. Come prima andiamo a moltiplicare tutto per t, in questo modo diventa 9t alla seconda più 2t più 4, perché moltiplicando per t in questo caso si semplifica e quindi rimane 4. Anche questa volta ho ottenuto una disequazione di secondo grado. Prima di tutto dobbiamo andare a trovare le due soluzioni, quindi andiamo a risolvere l'equazione di secondo grado. Utilizziamo la classica formula risolutiva meno b, quindi meno 2 più o meno la radice di b alla seconda, 2 per 2 4, meno 4ac. 4 per 9 per 4 fa 144, più per meno meno. Tutto fratto 2a, a vale 9, 9 per 2 18. Andiamo a fare i calcoli, 4 meno 144 fa meno 140. Tutto fratto 18. Ricordatevi che tutte le volte che sotto una radice quadrata o un numero negativo, la soluzione è impossibile. Dunque tutta la nostra disequazione diventa impossibile e si scrive così. E si legge non esiste x appartenente a R. È arrivato il momento di andare in palestra, ma la palestra della mente. Dopo aver visto me, ora tocca a te allenarti. Fai pratica con questi esercizi. E se hai qualche dubbio, riguarda attentamente il video per non perderti tutti i passaggi. Del resto, imparare il metodo giusto è il segreto alla base del successo in matematica. Allora, com'è andata? Spero che questo video ti sia stato utile e che ti sia anche divertito un po' a fare gli esercizi, così come mi diverto io. Alcuni passano il tempo a giocare ore e ore, videogiochi, giochi all'aria aperta o quant'altro, io invece gioco con la matematica. Spero di trasmetterti anche un pochino della passione che ho io per questa materia. Io sono Monia Tomassini e come ormai sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo nella prossima playlist.